Ciao a tutti amici di Digital Music, bentornati sul canale. Oggi con questo video voglio continuare a parlarvi di BandLab, la DAW gratuita della Cakewalk. Nello specifico voglio mostrarvi 4 VST instrument presenti nel pacchetto e sono una sezione di archi, pianoforte elettrico, una batteria e un basso elettrico. Adesso andiamo a vedere uno per uno nel dettaglio. Allora, cliccando 2 volte sulla traccia si aprirà questa schermata, si aprirà il plugin e si mostra per quanto riguarda le orchestre in questo modo. Abbiamo un contrabbasso, un violoncello, un violino. In alto possiamo regolare il volume e il pan di ogni strumento. Qui in basso avremo la sezione di controlli, attacco e rilascio per la compressione, un volume master, chorus, reverbero e possiamo regolare l'accordatura dello strumento abbassandola o alzandola e il tono. Se vogliamo un suono più cupo andremo verso il meno, un suono più acuto e squillante andremo verso il più. In basso è presente una tastiera dove se noi clicchiamo possiamo sentire il suono del plugin. Qui in alto a sinistra clicchiamo 2 volte e abbiamo i vari preset. Selezionando ogni preset avremo un suono di orchestra differente. Potete sbizzarrirvi e scoprirli anche in modo molto divertente uno per uno. Adesso vi faccio ascoltare un po' di esempi. Ok, ovviamente questi VST andranno comandati tramite una tastiera MIDI o un controller. Adesso io vi sto soltanto facendo vedere delle demo già incluse nel plugin. Andiamo oltre, andiamo a vedere e ad ascoltare il pianoforte, il piano elettrico, questo diciamo Rhodes anni 70. Abbiamo una sezione drive, chorus, tremolo. In basso possiamo regolare l'accordatura, il tono, più cupo, più squillante, il pan e il volume. Andiamo ad ascoltare un po' di esempi. Ok, possiamo poi, anzi vi faccio saltare qualcosa a caso. Ok, apriamo il menu e clicchiamo 2 volte e si carica il suono che decidiamo di utilizzare. Andiamo ad ascoltarlo. Come sentite è differente confronto alla demo precedente. Possiamo andare oltre. Abbiamo la batteria, lo lascio per ultimo, quindi perché è un po' più lunghetta. Quindi apriamo il basso elettrico, clicchiamo 2 volte sulla traccia, si apre questa schermata e possiamo vedere che abbiamo un basso simile Fender con varie sezioni, ok, vari settaggi. Possiamo selezionare i pick up, tono e tutto.
Qua sotto abbiamo una testata, diciamo una schermata di testata d'amplificatore. Regoliamo volume, il pan, i bassi, medi, il treble, cioè gli alti, la distorsione e la compressione. Anche qui, se clicchiamo su default qua su program, abbiamo il browser dove si aprono i vari preset di basso. Adesso andiamo ad ascoltare qualche esempio. Passiamo oltre e andiamo a vedere il plugin della batteria. Si apre in questo modo. Qui abbiamo il kit selezionato, ma in realtà rimane così. Qua abbiamo la sezione volume, reverbero, compressione e qua in basso possiamo regolare tutti i parametri dei componenti della batteria, dalla cassa, rullante, i tom, i piatti, i charleston e tutto. Qua abbiamo l'intonazione, che è la cordatura dello strumento, il pan e il volume per ogni singolo pezzo di batteria. Anche qui, cliccando sul browser dei programmi, ci sono già dei kit di batteria di default. Ad esempio possiamo cliccarne uno qui a caso, si carica e sentiamo il suono di cassa rullante. Ne carichiamo un altro, come vedete cambia. Comunque potete modificare tutto a vostro piacimento. La batteria a mio parere è meglio suonarla per chi non è in grado di scriverla a mano, il codice MIDI, scriverlo a mano, è sempre meglio usare o una tastiera, un pad o una batteria elettronica per chi è batterista. Adesso vi faccio sentire un po' di esempi qui già preimpostati all'interno del software. Va bene così. Per questi 4 VST è tutto, però voglio farvi vedere come inserire la traccia MIDI, il VST instrument all'interno del foglio lavoro. Allora, qui in alto a destra abbiamo la sezione instrument, ci clicchiamo e si aprirà varie cartelle. Andiamo ad esempio, se vogliamo aprire il plugin delle orchestre, clicchiamo su, apriamo il menu tendina strings, selezioniamo qui, teniamo premuto il tasto sinistro del mouse, lo trasciniamo, premiamo ok, come vedete si aggiunge la traccia, riclicchiamo 2 volte e lui si apre. Qualora uno avesse un PC abbastanza datato e non riuscisse a sovrancidere troppo, c'è la possibilità di congelare la traccia MIDI cliccando una volta registrato qui su congela. Una volta che voi avete impostato tutto, ci dà la possibilità di alleggerire le risorse del sistema e riuscite ad aggiungere sempre più tracce. Quindi è molto comodo quando magari il PC magari un po' vecchiotto, abbiamo tante tracce e comincia un po' a frizzare, congeliamo la traccia e noi riusciamo ancora a lavorare tranquillamente. Qui in basso sulla console abbiamo il mixer, clicchiamo 2 volte e si apre tutta l'interfaccia, tutta la schermata del mix. Qua vediamo le varie tracce e in più master, così qua abbiamo il master da tenere sempre d'occhio. E in più quando noi utilizziamo quando usiamo i MIDI utilizziamo anche dei controller,
dobbiamo poi selezionare gli ingressi che vogliamo utilizzare. Quindi qui su in auto per ogni canale abbiamo la possibilità di selezionare il device di registrazione. Io qui adesso sono su nessuno, ma se dovessi usare la MIDI della mia scheda audio andrei su US22 e cliccherei su Omni, MIDI Omni. Poi ognuno ha la propria scheda audio oppure interfaccia MIDI. Ci sono anche delle tastiere che lo fanno tutto tramite USB, ma l'importante è tutto molto semplice, basta andare sulle impostazioni, preferenze, periferiche e selezionare la propria periferica MIDI. Facciamo ok, ritorniamo sulla schermata. Quindi per questo video è tutto. Se avete delle domande, delle curiosità, delle critiche, anche dei consigli, volete interagire con me, prima di tutto iscrivetevi al canale, perché giorno per giorno cercherò di aggiornare le playlist e di aggiungere sempre più video. Il tutorial su Cakewalk andranno avanti, ma io vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare anche un commento e se vi piace magari lasciare un like. Alla prossima!